Donald Trump è il 45esimo presidente americano, nonché colui che ha rasato la testa di Vince McMahon e colui che mangia la pizza al contrario. Visto che tutti si domandano chi sia, ho pensato di raccogliere 10 curiosità per aiutarvi a capire meglio chi è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Cominciamo dagli avvenimenti più recenti. Se avete notato una certa distanza fra Trump e Obama durante il loro ultimo incontro, non è dovuto solo al fatto che Trump sia misofobico, cioè pauroso dei germi. I due presidenti provano una reciproca antipatia culminata in una richiesta da parte di Trump di vedere il certificato di nascita di Barack Obama. Se volete vi basta cliccare sulla scheda che apparirà adesso per vedere un video in cui Obama si diverte a bruciare Trump con varie frecciatine. Una curiosità che mi ha traumatizzato riguarda però gli elettori di Trump e sta nel fatto che una parte delle minoranze che lui discrimina o tratta male lo ha addirittura votato. E questo vuol dire gay, latinoamericani, donne, insomma abbastanza buffa come situazione. I'm against gay marriage. Restando in tema, per chi non lo sapesse esiste un test che permette di verificare, attraverso parametri che variano dal registro linguistico alla composizione delle frasi, il livello di linguaggio di una persona. Si tratta del Flash Kincaid Grade Level Test e a quanto pare i discorsi di Trump sono allo stesso livello di quelli che farebbe un bambino di 8 anni. Trump ne ha 70. Però è innegabile che abbia vinto le elezioni e che l'abbia fatto in modo originale. Le capacità oratorie di Trump ne fanno il primo presidente ad essersi vantato delle dimensioni del suo pene durante un dibattito presidenziale. Tra le idee che gli hanno permesso di aggiudicarsi un vasto consenso, nonostante il vocabolario da quarta elementare, le sue opinioni sulla lotta contro il terrorismo. L'uomo che sostiene di poter sradicare l'ISIS bombardando senza sosta quei paesi è infatti anche a sostegno dell'uso della tortura. Quando gli fu chiesto se fosse a sostegno del waterboarding, una forma di tortura in cui il corpo viene immobilizzato in modo che i piedi si trovino più in alto della testa e versando l'acqua sulla faccia, Trump ha anche aggiunto che usare la tortura funziona e che se lo dice lui bisogna credergli. Il suo approccio metodico alla lotta contro il terrorismo lo ha portato oltremodo ad affermare che per sradicare i terroristi bisogna ovviamente anche ucciderne le famiglie. E insomma, penso di potermi fermare qui. Facciamo però un salto indietro nel tempo. Gira voce che Trump abbia iniziato la sua carriera con $1 milione ereditati dal padre. C'è chi invece afferma siano 40 e chi arriva a dire che sono 200. Bisogna però essere onesti e smentire le dicerie, chiarendo che Trump ha iniziato a lavorare per suo padre e si è guadagnato una grossa fetta con investimenti molto rischiosi su Manhattan. Nessuno sa quanto abbia ereditato alla morte del padre Fred Trump, ma bisogna calcolare che fu probabilmente diviso fra tutti i figli equamente. Piccolissima interruzione, se non ti sei ancora iscritto fallo adesso per non perderti i miei prossimi video. Tornando a noi. Il successo e l'eccentricità di Trump lo hanno portato a lanciare il suo personale gioco da tavolo, il cui scopo è guadagnare il più possibile da una somma iniziale e di assicurarsi il massimo numero e valore di proprietà di gioco. Credeteci o no, il gioco piace ed è vendutissimo. Peccato che Trump stesso abbia rischiato il fallimento ben 4 volte. My new game is Trump, the game. Altra cosa curiosa, Trump non beve, non fuma e non si droga, anche perché uno dei suoi fratelli è morto per abuso di sostanze alcoliche. Però ha un senso dell'umorismo tutto suo, tanto da aver prodotto un whisky col suo nome. Insomma, è contro l'alcol, ma lo produce. E questa forma di incoerenza è piuttosto tipica in Trump. Pensate che l'uomo che ha dichiarato di voler costruire un muro contro gli immigrati clandestini vive in un palazzo costruito in parte da immigrati clandestini, di cui, e questo è il bello, era a conoscenza. Sti poveretti furono pagati $4-5 l'ora per turni di lavoro di 12 ore. E quando questi lavoratori gli chiesero di ricevere le quote di alcuni giorni mai pagati, furono minacciati da Trump tramite avvocato che ulteriori insistenze avrebbero portato ad una denuncia all'ufficio immigrazione e ad una conseguente deportazione. Prima di mostrarvi che cosa contiene la Trump Tower, aggiungo un'ultima storiella interessante. Nel 1973 Trump e suo padre furono chiamati in causa dal Dipartimento di Giustizia per essersi rifiutati di affittare case ai neri americani. Durante l'investigazione viene anche fuori che sulle richieste d'affitto veniva anche segnata una C per colored e che i neri trovavano posto solo in palazzi e zone dove non c'era una maggioranza bianca. La storia si concluse 2 anni dopo quando padre e figlio decisero di firmare un accordo nel quale veniva loro proibita ogni forma di discriminazione sia in campo lavorativo che edilizio. I am the least racist person. Donald Trump? Fuck you, racist fuck! Prima di lasciarvi ho pensato bene di mostrarvi le foto della casa di Trump, una delle tante case di Trump a dire il vero. Questa è la Trump Tower, al cui interno si trova la sua penthouse che vale solo $100 milioni ed è ricoperta di oro e diamanti. Se pensate che sia troppo per un solo uomo, ci tengo ad informarvi che suo figlio, Barron, di appena 10 anni, nonché colui che si è quasi addormentato al discorso presidenziale, è il proprietario di un intero piano della Trump Tower. Non una stanza, non un appartamento, ma un intero piano. Queste invece sono alcune delle altre dimore di Trump.
La piscina ovviamente non manca mai. Bruce Willis once lived in a 15-room apartment here. E insomma, spero vi sia piaciuto scoprire qualcosa di più sul nuovo presidente. Ricordatevi di condividerlo su Facebook e non dimenticate di iscrivervi al mio canale per vedere più contenuti. Potete anche suggerirmi nuovi argomenti nei commenti qui sotto, cercherò di accontentarvi il prima possibile. A presto!